Ma che cosa cambia tra una Vans Classic e una Vans Skate Pro? Oggi ti spiego le differenze e ti aiuto in una piccola guida all'acquisto. Sono Fred e sono il fondatore di Moana Street Shop. Prima di cominciare ti chiedo gentilmente di mettere un like a questo video o di iscriverti semplicemente al nostro canale, in modo che se anche in un prossimo futuro avrai bisogno di qualche consiglio sull'acquisto di articoli che sono presenti all'interno del nostro negozio, avrai tutto a portata di mano. Ma ora veniamo a noi. Come puoi ben vedere, a livello estetico cambia davvero molto poco. Facciamo una piccola scarrellata dei micro dettagli che esteticamente puoi trovare differenti tra una e l'altra. Allora, partendo dalla Skate Pro, il primo particolare che possiamo notare a colpo d'occhio è sicuramente la presenza di questa linguetta a scacchi esattamente sotto la stripe, che se la giriamo c'è il logo Vans, cosa che nel modello classico non troviamo. Questa etichetta la puoi trovare in tutti i modelli Skate Pro, che siano old school, che siano il modello Skate High e tutte le altre silhouette dei modelli Pro Skate. Puoi notare anche tramite, non so se si vede bene, le due etichette sul tallone la differenza, la dicitura skateboarding contro invece la mancanza di questa dicitura. Piccola parentesi, come lo dice il nome, il modello Pro Skate è una Vans che è strutturata e disegnata per tutti quegli utenti che hanno bisogno di una scarpa tecnica per poterla utilizzare durante lo skateboard. Se voi ci pensate, andando in skate subite tantissimi stress alla scarpa perché potete prendere impatti cadendo durante dei salti, avete soprattutto lo stress legato allo sfregare contro il grip che è ruvido della tavola e di conseguenza avete bisogno di che cosa? Di avere una suola antiscivolo con un maggiore grip, cioè avere dei materiali sia riguardanti la suola che la tomaia più resistenti e soprattutto una suola che attutisca gli impatti durante l'esecuzione dei vostri trick. E qua ci siamo risposti ed è esattamente quello che la Skate Pro fa. Vediamo la presenza di un occhiello di metallo nell'ultimo passante dei lacci per evitare che venga strappato il tessuto dai lacci stessi e troviamo quindi una suola denominata Six Stick, che non è nient'altro che la suola della Vans Classic ma più aderente per aiutarvi ad avere una suola antiscivolo e con una resistenza maggiore agli stress causati appunto dall'andare in skate. Però qui io ci terrei a sottolinearvi il primo e grandissimo punto a favore che questa scarpa ha, che voi andiate sullo skate o che siete dei semplici utilizzatori che vogliono una sneaker da utilizzare tutti i giorni. Stiamo appunto parlando della solettina Pop Cash. Adesso io ve la tiro fuori che così la potete vedere nei dettagli. La solettina è questa, come potete vedere ha una forma che segue l'anatomia del vostro piede, quindi a differenza del Classic che è praticamente una suola piatta e dura, qui abbiamo una solettina anatomica e guardate un po' quanto è morbida. Ed è strutturata in una tecnologia tale che vi protegge soprattutto l'ultima parte del tallone dagli impatti durante i vostri trick. Paradossalmente noi in negozio questo modello di scarpa lo vendiamo più agli utilizzatori semplici che vogliono una sneaker che non alle persone che fanno prettamente skate. Ma perché? Perché giustamente chi fa skate ha tantissime variabili tra cui scegliere per una scarpa tecnica e va a seconda anche il gusto dello skater stesso. Chi invece vuole acquistare una semplice Vans per il gusto di avere una Vans nei piedi decide di investire quei 10 euro in più sul modello Pro proprio per la comodità in più che ha rispetto al modello Classic. Da notare anche che tutti i materiali con cui è costituita questa scarpa hanno anche una maggiore resistenza e durabilità rispetto ai modelli classici. Cioè non è che voi comprate una scarpa che costa 10 euro in più e quei 10 euro li pagate solo per, non so, il marketing che fanno sopra al fatto che sia un modello skate. No, quei 10 euro li pagate in più perché sia la comodità che avete che la resistenza e la durabilità della scarpa sono date da dei materiali premium e di conseguenza c'è una lieve differenza di prezzo all'acquisto. Un altro particolare molto importante che vi sottolineo, vediamo se ve lo riesco a far vedere, la presenza degli elastici all'interno della scarpa che tendono a tenere la linguetta ferma. Non so se avete già un modello Classic quanto è fastidioso il fatto di avere la linguetta che si muove in continuo
e tutto sta tranne che nel centro della scarpa. Ma questo che benefici vi può dare davvero nell'utilizzo? Sicuramente potete tenere la scarpa un pochino più slegata per dargli un effetto un po' più largo, senza doverla per forza legare, e questo farà sì che la scarpa non vi scapperà dal piede, perché comunque l'elastico fa un po' l'effetto che trovate sul modello slip-on. Diciamo che sostituisce un po' il fatto di dover legare in modo stretto la scarpa, quindi sia per un livello estetico in un utilizzo comune che per un utilizzo durante lo skate, perché se durante una sessione vi si slega la scarpa dal nulla, voi potete continuare a skateare senza che fate un trick e vi vola via la scarpa dal piede sostanzialmente. Un'altra particolarità che troviamo sul modello Pro è un'aggiunta di rinforzi di gomma che è denominata Duracap, che serve semplicemente a dare una maggiore resistenza ad una delle aree di maggiore stress e usura della scarpa. Ci tengo a sottolineare una cosa a questo punto del video, che magari in fase di acquisto è una domanda che sicuramente vi fate. Che numero prendere del modello Pro se ho già un modello Classic? Allora, si può aprire veramente un divario gigantesco, perché tutti quanti abbiamo un piede che comunque è diverso dall'altro e abbiamo tutti un'esigenza di comodità diversa da un altro. Quello che vi posso dire da un'esperienza di qualcuno che tutti i giorni in negozio mette ai piedi dei suoi clienti i due diversi modelli di scarpa è questa: essendo che il modello Pro ha questa soletta parecchio spessa al suo interno, a primo impatto vi potrà sembrare di avere una scarpa leggermente più stretta. In realtà non è così, ragazzi. I primi giorni che la utilizzate vi sentirete la scarpa leggermente più aderente al piede. Una volta utilizzati quei 5-6 giorni la scarpa e avrete fatto un po' il tessuto e le cuciture, la scarpa vi sarà perfetta, esattamente come lo è quando acquistate il modello Classic. Se durante questi giorni la sentite leggermente stretta e vi dà un po' fastidio, voi sfilate dall'interno la soletta, comprate una di quelle solette universali più sottili, la inserite all'interno e la usate in quei 10 giorni per fare la scarpa con la soletta normale. Dopodiché la togliete e inserite la solettina Pop Cash. Quindi l'utilizzo che io vi consiglio di fare è esattamente quello di prendere lo stesso identico numero che prendete sui modelli Classic. Non fate lo sbaglio di prendere un numero in più, perché ragazzi, una volta che vi si è fatta la scarpa ce l'avete super larga. Detto ciò, se stai cercando semplicemente una Vans perché ti piace la silhouette e vuoi una Vans nei piedi, non ti interessa minimamente ad avere una scarpa che dura di più o di avere una scarpa nettamente più comoda, allora io l'acquisto della Vans Pro te lo sconsiglio vivamente, ok? Questo per essere il più sinceri possibili nei tuoi confronti. In conclusione, io penso che io, come anche molti clienti che nel nostro negozio hanno ormai acquistato i modelli Pro anche se non sono degli skater, già solo questa solettina vi cambia radicalmente l'utilizzo di questa scarpa e la sua comodità. Noi vediamo che molte persone che magari hanno difficoltà ad utilizzare la Classic proprio per la sua suola piatta, perché magari hanno dei problemi posturali piuttosto che problemi ai talloni o in generale ai piedi, abbiamo notato che con questa soletta sul modello Pro sono nettamente più comodi, e non dico che risolvono i problemi posturali, assolutamente, per quello ci sono le persone che vi vendono quel tipo di materiale, però diciamo che per avere una semplice sneaker da usare tutti i giorni sicuramente è una scelta più che ottimale. A livello estetico quello è un gusto che lascio a te la decisione, ripeto, cambia davvero poco esteticamente da un modello all'altro. Forse il modello Pro risulta comunque con una lacciata leggermente più larga rispetto alla Classic, che è veramente molto stretta. In conclusione, queste sono le differenze sostanziali tra un modello e l'altro. Abbiamo quindi, ricapitolando, maggior comodità, maggior resistenza alle abrasioni e agli urti, e se sei skater un maggiore feeling con la tua tavola. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti non esitare a scriverci qua nei commenti sotto a questo video, oppure ad aggiungerci sui nostri social che ti lasciamo qua in descrizione, dove puoi mandarci un direct e noi nel minor tempo possibile sicuramente ti daremo la risposta ai tuoi quesiti. Trovi anche qua in descrizione i link al nostro shop online in caso che stai cercando di acquistare questa scarpa e non sai dove trovarla. Lo shop online è di nostra proprietà, quindi acquistando tramite noi supporterai sia la crescita di questo piccolo canale che anche il nostro piccolo negozio, e di questo ti saremo veramente super mega grati.
Se questo video può esserti stato di aiuto, ti invitiamo a lasciare un like o semplicemente a scrivercelo nei commenti o a seguire il nostro canale. Te lo ricordiamo nuovamente perché purtroppo poi alla fine tanti guardano il video e nessuno lo fa, quindi è un po' una piccola call to action finale ed è anche un po' un modo per dirci un piccolo grazie. Quindi grazie per la visione, un saluto.